Benvenuti o bentornati su Minions e Benvenuti o bentornati su Minions e Miniatures. Io sono Elia ed oggi scopriremo cosa c'è in questo box e chi è stato ad inviarmelo. Ok ragazzi, siamo pronti ad aprire il pacco. Come vedete questo box arriva dalla Polonia e me l'ha inviato un'azienda polacca chiamata Spellcro. Senza indugiare oltre, lo apro subito e vediamo insieme cosa c'è dentro. Allora, questa sembra essere una bellissima miniatura in resina. Credo sia un Goblin. Sul retro ci parla in breve anche del wargame Umbra Turris. Vediamo, qui c'è un'altra miniatura. Un orco armato di ascia e scudo. Questa è davvero bella, ragazzi. Dopo le vediamo tutte con calma e in dettaglio. Ottimo! Questo è un set di pennelli. 4 pennelli in setolo naturale. Fantastico. Fine. Cerco di tirarlo fuori con cautela. Caspita, questo è pesantuccio. Dunque, è una casa? Ah, questa è la casa del mercante. Perfetto. Ok, adesso diamo un'occhiata a tutti i prodotti più nel dettaglio. Partiamo dai pennelli. Questo è un classico set di pennelli in setola naturale con dimensione 2, 1, 0 e 00. Ovviamente quello più sottile è questo qui, con dimensioni 00. Guardate la punta, è davvero sottile. Con questo non avrò più problemi a dipingere i dettagli delle miniature. Mentre questo qui, con dimensione 2, è quello più grosso. Ottimo! Sicuramente dipingerò queste miniature con i loro pennelli, così vi potrò dare anche il mio parere a riguardo. Proseguiamo ed apriamo il pacchetto contenente questo Goblin. Io qui. Ok, questo via. Caspita, i disegni mi piacciono un sacco. Questa forse è una carta da gioco? No, sono semplicemente i loro contatti. Perfetto. Allora, questa è la miniatura. Caspita, una miniatura super dettagliata. Guardate anche voi. Inoltre non sembrano esserci neanche delle sbavature sulla miniatura, cosa che a volte può capitare. Questa invece è la basetta quadrata. Dovrebbe essere da 25 mm. Vediamo subito. Sì, esattamente da 25 mm.
Mettiamo via questa miniatura e passiamo all'altra. Ok, questo è l'orco con l'ascia. Lo apro. Qui è uguale. Anche questo. Ed eccola qui. Ragazzi, questa miniatura è davvero, davvero, davvero fighissima. Mi raccomando, fate attenzione quando dovete rimuovere il supporto sul braccio dell'orco. Vi consiglio di scaldare leggermente la parte da tagliare via con l'asciugacapelli oppure immergendo la miniatura in acqua leggermente calda. Ok, mi soffermo un attimo così potete ammirare tutti i dettagli del modello. Guardate che bello. Mi ricorda vagamente il design degli orchi del vecchio Warhammer Fantasy, però al tempo stesso hanno anche una loro personalità. Mi piace davvero tantissimo, infatti spero che sul loro catalogo ci siano molti altri orchi come questo qui. Ok ragazzi, infine vediamo l'ultimo prodotto. Faccio attenzione a non rompere nulla ed ecco fatto. Caspita, quanti oggetti! Ci sono delle finestre, questo sembra una parte del muro ed una porta. Allora ragazzi, questa è la casa. Guardate anche qui i dettagli. Ah, ecco, qui andrà incollata la porta, mentre qui le finestre sono già incollate. Ok. Sono presenti anche altre 5 finestre che dovrebbero essere incollate qui. Questi invece sono i muri del secondo piano della casa e penso che vadano incollati qui sopra, in questo modo. Poi qui abbiamo il comignolo, una scatola con dei pesci? Sembrano dei pesci. E qui c'è anche un barile. Qui infine c'è il tetto. Allora, questo dovrebbe incollarsi qui. Qui applicherò la colla. Ovviamente prima vanno tagliati via questi. Una volta incollato dovrebbe apparire più o meno così. E qui in mezzo ci va messo quel muro. Ah, mi stavo dimenticando di farvi vedere più in dettaglio la porta. Guardate, c'è anche la maniglia. Ok, già che ci sono, vi faccio vedere a confronto le dimensioni dell'orco con la casa. Qui invece metto a confronto un elfo di Age of Sigmar con l'orco. Come vedete le dimensioni coincidono tutto sommato. Ed ecco anche il confronto tra l'elfo e la casa. Direi che è tutto perfettamente in scala. Ottimo. Ok ragazzi, io direi che uno dei prossimi video di pittura avrà questo goblin come protagonista. Ovviamente lo dipingerò usando questi pennelli. Ok ragazzi, l'unboxing è finito, ma a questo punto darei un'occhiata anche al loro sito. Allora, il sito è facilmente raggiungibile scrivendo Spellcrow nella barra di ricerca di Google, cliccando sul primo risultato che appare. Come vi dicevo, Spellcrow è un'azienda polacca che produce miniature ed elementi scenici in resina, ma ci sono anche moltissimi bits per convertire le vostre miniature. Basta guardare il loro catalogo per farsi un'idea. Ci sono bits per ogni genere di miniatura, dal fantasy al futuristico. Ad esempio queste 8 teste di orco dovrebbero andare bene sia per modelli fantasy sia per modelli sci-fi. Qui invece vengono proposti tutti i loro elementi scenici e anche alcuni accessori.
continuiamo a navigare sul sito. Ecco, come dicevo, Umbra Turris è il loro Skirmish Wargame. Se cliccate su questo link potete scaricare il PDF delle regole in varie lingue. In inglese, ovviamente in polacco, in francese ed in spagnolo. Oltre al regolamento ci sono anche vari supplementi che potete scaricare tranquillamente. Qui vediamo anche una carrellata di alcune delle loro miniature. Sono presenti degli starter set, dei box contenenti 6 miniature e anche delle miniature vendute singolarmente. Ci sono orchi, goblin, elfi, mostri e moltissime altre razze. Guardate quante sono le miniature presenti nel loro catalogo. Se vi interessa c'è anche una sezione dedicata alle miniature in scala 10 mm, come ad esempio queste qui. Ragazzi, per oggi il video finisce qui. Io ringrazio tantissimo l'azienda Spellcro per avermi inviato questo box contenente i loro fantastici prodotti. Ovviamente nelle prossime settimane vedremo insieme come dipingere sia le miniature sia la casa del mercato. Ovviamente fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questi prodotti e se già conoscete questa azienda produttrice di miniature. Io ringrazio anche voi per aver visto il video fino a questo punto e noi ci vediamo come al solito settimana prossima con un nuovo video. A presto ragazzi!